Ciao, buongiorno, bentrovati. Ci ritroviamo dopo qualche giorno dagli ultimi video sulla comunicazione, metacomunicazione, sull'ascolto. Oggi ci ritroviamo per parlare di un nuovo argomento. Apriamo una nuova grande sessione, secondo me troverete molto interessante. Vi dico subito che questo è lo spiegone, quindi mettetevi tranquilli una ventina di minuti e dalla regia mi fanno cenno di ricordarmi, di chiedervi di cliccare su iscriviti al canale e magari anche sulla campanella per essere avvertiti quando esce un nuovo video. Infatti, questo progetto in cui, come sapete, sto cercando di elaborare dei contenuti che strada facendo si connettano e vanno poi alla fine a creare un vero e proprio percorso formativo sulla vendita e la comunicazione in generale, è un progetto che sto sviluppando in maniera completamente gratuita e mi aiutate a svilupparlo proprio iscrivendovi al canale. Fatta l'accurata richiesta, parto con i contenuti della giornata che riguardano le sensazioni, le convinzioni e inizieremo parlando un pochettino anche dei sensi. I sensi, da quello che ho potuto vedere, è un qualche cosa che spesso è sottovalutato per tanti motivi. In realtà i sensi sono un qualche cosa di molto importante da quando l'essere umano esiste, perché ci consentono di interagire con l'ambiente esterno e di capire cosa nell'ambiente esterno sta succedendo e di conseguenza trovare la risposta più adatta, più adeguata a quello che l'ambiente ci sta mettendo come sfida davanti. Ci siete? Ora, se è vero che nei giorni di oggi è difficile che ci troviamo di fronte a una tigre come 2000 anni fa in mezzo alla foresta o alla savana e quindi il senso della vista ci avverte di questo pericolo imminente e ci consente di scappare, è anche vero che le sfide di oggi ci mettono davanti pericoli un po' meno repentini, ma sfide ugualmente complesse e difficili e la capacità di avere un senso di osservazione attento, tale da notare anche le piccole cose, è un qualcosa che è di fondamentale importanza per riuscire a interagire con l'ambiente nella maniera più proficua. Infatti sapete che la complessità delle sfide di oggi eh, ci pongono in una situazione in cui non esiste solo bianco o nero, ovvero ci vediamo o non ci vediamo, ma l'allenamento dei sensi, come la vista, è un qualche cosa che ci consente di notare le piccole cose. E la complessità che il mondo oggi ci mette davanti ci consente di fare la differenza proprio quando siamo allenati a vedere le piccole cose. Se questo vale per la vista, vale per anche gli altri due sensi principali, no? Che utilizziamo quotidianamente, e cioè l'udito, no? E la cinestesia, che come detto anche in altre giornate insieme, sono i tre sensi più importanti, no? Per l'essere umano, a meno che non facciamo appunto lo chef e quindi gusto e olfatto probabilmente salgono un po' come scaletta di importanza, vista, udito e cinestesia sono nel loro insieme quello che ci consentono appunto di capire nell'intorno a noi cosa sta succedendo e quale può essere la reazione più appropriata da adottare. Un altro esempio banale, lasciando stare le tigri nella savana, lo possiamo avere di fronte a un'interazione con un'altra persona che ad esempio ci sta dicendo un qualcosa di gentile, però magari ce lo dice con un volto, con un'espressione che non è così gentile, no? Allora avere un senso della vista e dell'udito un po' allenato che ci permette di cogliere questa incongruenza, no? Come abbiamo detto quando abbiamo parlato della metacomunicazione, e cioè questo allenamento che ci consente di vedere, di ascoltare, quando due livelli della comunicazione si stanno contraddicendo a vicenda,
capite che ci consente di acquisire delle informazioni importanti che probabilmente ci riescono a dare una risposta più adeguata alla situazione che ci troviamo ad affrontare. Questo è il motivo per cui i sensi, sono così importanti da sempre e oggi lo diventano ancora di più un buon allenamento dei sensi per riuscire a notare le piccole cose, perché le grandi cose son date un po' per scontate, ma la complessità del mondo di oggi ci chiede appunto di riuscire a notare le piccole cose e sulle piccole cose tarare bene il nostro comportamento, la nostra reazione per riuscire ad avere la risposta più efficace, l'interazione più efficace con l'ambiente. Ora, tutto quello che arriva attraverso i sensi passa al nostro sistema nervoso centrale, il cervello e il resto, che elaborano i messaggi e permettono di dare un significato a questi messaggi in ingresso, no? L'altro aspetto importante che oggi volevo approfondire insieme è quello delle convinzioni, perché le nostre convinzioni, sono fondamentali per dare un senso a questi segnali che ci arrivano in ingresso con i sensi. Infatti, le convinzioni, come abbiamo detto altrove, sono un qualcosa che noi impariamo fin da piccoli con l'educazione, no? In famiglia da piccolissimi, in età scolare a scuola, e ogni giorno con l'esperienza che facciamo via via, arricchiamo, no, di contenuti e di significati quello che ci succede, le persone che conosciamo, e tutto questo piano piano consolida le nostre convinzioni. Ora, la cosa importante da comprendere è che queste convinzioni possono essere produttive, possono essere delle convinzioni limitanti, possono essere delle convinzioni giuste, e uso le virgolette apposta, possono essere delle convinzioni che noi maturiamo perché i nostri genitori ce l'hanno insegnate così, oppure la nostra maestra alle elementari, la mia mi diceva che dovevo parlare quando pisciavano le galline, ve lo giuro, e quindi magari possiamo aver in età scolare o dai nostri genitori aver acquisito delle informazioni, aver ricevuto degli input per cui abbiamo maturato delle convinzioni che possono essere non del tutto vere, no? Eh, Oppure potremmo aver maturato delle convinzioni che in determinate circostanze non ci consentono di agire al meglio, di mettere a frutto il nostro potenziale al meglio. Ok? Un altro esempio ancora molto interessante, secondo me, tutte quelle convinzioni, no, che maturiamo con l'esperienza e l'educazione, che magari ci sono utili per qualche cosa, ok? Però in qualche altro ambito, quella stessa convinzione diventa una convinzione limitante, ok? Lo spiegone, lo sapete, è l'ambito in cui cerchiamo di approfondire un pochettino il nostro comportamento, cerchiamo anche di capire come ristrutturare il nostro comportamento. Bene, cosa possiamo fare per le convinzioni, soprattutto per le convinzioni limitanti o per le convinzioni che abbiamo maturato che a un certo punto vogliamo mettere in discussione non solo perché ci limitano in qualche cosa, ma perché a un certo punto magari ci rendiamo conto che quella cosa che abbiamo imparato e di cui ci siamo convinti non è detto che sia la verità assoluta. Siete d'accordo? Bene, non è semplice sinceramente perché l'insieme delle convinzioni sono quello che siamo e quindi mettere in discussione le nostre convinzioni vuol dire mettere in discussione anche quello che siamo e non è proprio così banale, se siete d'accordo. Cosa si può fare però? Beh, prima di tutto, secondo me è utile sempre chiedersi perché ci siamo convinti di una determinata cosa. Ok? Ce l'hanno insegnato i nostri genitori? Bene, i nostri genitori possono, da esseri umani, aver sbagliato qualcosina e magari quella convinzione che noi abbiamo maturato può non essere sempre universalmente corretta. Bene, e ci accorgiamo di una cosa come questa. Secondo voi è utile tenersi quella convinzione perché da sempre ne siamo stati convinti? Probabilmente no.
ok? Capite che quando iniziamo a chiederci il perché una determinata cosa la acquisiamo come vera e come data, ok? E iniziamo a renderci conto che non è assolutamente scritto da nessuna parte che quella cosa di cui siamo convinti sia universalmente sempre vera, iniziamo a mettere in discussione un pochettino una convinzione che, guarda caso, magari in un determinato ambito può non essere così utile, no? A quel punto, chiedersi cosa possiamo fare per aggiustare il tiro, come possiamo individuare una nuova strategia, una nuova visione di quella determinata cosa affinché il nostro comportamento sia più performante, no? Diventa un discorso francamente utile. Quindi il segreto per ristrutturare tutto quello che non funziona o che a un certo punto ci accorgiamo non essere sempre vero è chiedersi sempre il perché sono convinto e mi comporto in una determinata maniera. Esiste un ambito in cui quella convinzione non è vera? Se sì, esiste un modo di comportarmi diverso o un ragionamento, un'idea, una visione di quella cosa diversa che mi aiuta ad adottare un comportamento più efficace nell'affrontare quel determinato ambito? Se la risposta è ancora sì, capite che tenersi la vecchia convinzione, la vecchia visione di quella cosa ha senso fino a un certo punto, ok? O ancora, se ci rendiamo conto che quella convinzione è giusta per un determinato ambito, ma può essere ristrutturata per un determinato altro ambito, a quel punto possiamo iniziare a strutturare maggiormente le nostre idee, le nostre visioni di quella cosa e di conseguenza i nostri comportamenti. E voilà, nell'ambito in cui quella convinzione era utile, rimane ad aiutarci ad adottare il miglior comportamento in quell'ambito, mentre in quell'altro determinato ambito riusciamo a sviluppare una convinzione, una visione e piano piano un comportamento che ci consente di conseguire un comportamento appunto più efficace, un risultato maggiore. Ehm, un altro aspetto molto molto interessante è l'insieme universale di tutte queste convinzioni. Eh, tutto quello che noi pensiamo di qualsiasi cosa al mondo, di qualsiasi persona, del nostro lavoro, della nostra famiglia, dei nostri cari, del nostro compagno, della nostra compagna, e di quello che volete voi, era quello che il buon Alfred Korsbinski chiamava la mappa e il territorio, concetto rivisto nei decenni in maniera enorme e importantissima da una moltitudine di pensatori eccellenti, iniziando da Richard Bandler, per come la vedo io con la programmazione neurolinguistica, e arrivando insomma a chi altri, a quanti altri hanno messo mano al concetto. Vedete come la mappa non è il territorio, è la celebre frase di Korsbinski, è una riflessione tanto semplice quanto importante. Infatti, una mappa, a seconda di cosa rappresenti e di quanto è in scala con il territorio che vuole rappresentare, in mappa non è detto che sia segnalato ogni albero, ogni rudere, ogni cosa. Di conseguenza, la mappa non è il territorio, è semplicemente una rappresentazione del territorio, ok? Le nostre convinzioni, o meglio, l'insieme di tutte le nostre convinzioni sono, di conseguenza, non la realtà, ma la nostra percezione della realtà sulla base di quello che abbiamo imparato con l'educazione e con l'esperienza. La cosa si fa interessante quando due persone si incontrano e parlano di qualcosa, no? Queste due persone, essendo diverse, avranno un'esperienza diversa, almeno in qualcosa, un'educazione diversa
e di conseguenza la loro mappa della realtà sarà un po' diversa. Allora, se nella mappa del mio amico non c'è disegnato quell'alberello, mentre nella mia mappa sì, è inutile che io mi sforzo di comunicare con lui riguardo a quell'albero, perché quell'albero nella sua mappa non c'è e di conseguenza faremo difficoltà a trovarci d'accordo riguardo a quello. Quindi, e ci stiamo, come capite, spostando di nuovo sulla comunicazione, perché questi argomenti sono tra loro correlati. L'idea è un po' questa, anche qui cercando di tirare fuori qualche consiglio pratico. Quando si incontrano due persone che hanno necessariamente due visioni della realtà diverse, la persona che ha capito che ognuno ha una sua visione del mondo e di quello di cui stiamo parlando è diversa, probabilmente può fare un passo verso l'altro e cercare di capire dove le proprie mappe, le rispettive mappe non collimano. E a quel punto può decidere di sforzarsi a ragionare, magari anche con la mappa dell'altro, per cercare un punto di comunione, no? E trovarsi a scambiarsi un'idea reciprocamente costruttiva e rispettosa l'uno dell'altro che abilita a una comunicazione più efficace. Ok? È chiaro che due persone nell'ambito di un processo come la vendita, ad esempio, sono portatori di interessi diversi, no? Di conseguenza, quanto questi due interessi saranno diversi, tanto più sarà difficile riuscire a trovare un punto di incontro. Ok? Qui ci spostiamo verso la negoziazione, che non è argomento della giornata perché sennò non ci sto dentro neanche con lo spiegone, però il concetto, voi capite, è che questa visione delle nostre convinzioni, che non sono la realtà, ma bensì la percezione nostra della realtà, quando ci confrontiamo con gli altri ci aiuta moltissimo a capire come e perché con l'altro ci stiamo magari bloccando, no? E riusciamo a capire in che maniera trovare uno spazio di incontro, no? Quella parte di mappe in sovrapposizione, quindi simili, cui si può partire da una base comune e cercare appunto un processo di comunicazione efficace che poi magari ci aiuterà a traguardare l'obiettivo oppure no. Però il semplice fatto di aver inquadrato le nostre convinzioni e quelle dell'altro in questa maniera e sforzarsi di capire come riuscire a incrociare due mappe che necessariamente sono diverse, diventa un grosso passo avanti nel comprendersi e nel riuscire a comunicare efficacemente. Io non vado oltre perché sennò lo spiegone diventa il pippone. Vi faccio di nuovo l'accurato appello di cliccare su iscriviti al canale, suonate la campanella, ci sono una serie di video correlati, il prossimo sarà sulle abitudini e vi assicuro che sarà altrettanto interessante. Facendo in questa maniera mi aiutate a sviluppare il mio progetto, fino adesso mi sono scordato di dirvelo, però è arrivato il momento di ricordarmelo. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e per qualsiasi cosa sotto nelle domande potete postare quello che volete. Ciao!